Ciao! Oggi un velocissimo video per mostrare un prodotto che ho trovato in vendita per caso alla Lidl. Si tratta di un faretto LED da 20 watt, dotato di sensori crepuscolare e di movimento ed un comodo telecomando, al prezzo di 12,99 €. Circa un mese fa parlavo con un conoscente, mi diceva che avrebbe voluto sostituire i 4 faretti LED esterni che aveva installato pochi mesi prima, perché c'erano un po' di cose che non andavano. Quindi inevitabilmente abbiamo elencato le caratteristiche indispensabili che dovrebbero esserci in un faretto. Ieri per caso ho trovato alla Lidl questo modello, prodotto in Germania, e sembrava rispettare tutte le nostre caratteristiche ideali, così ho avvertito immediatamente questo mio conoscente. Per prima cosa abbiamo constatato che la maggior parte dei faretti LED dotati di sensori hanno un modulo esterno per le fotocellule che li rende non proprio elegantissimi. Questo faretto invece ha i 2 sensori integrati nel corpo del faro. Poi altro problema è che solitamente i faretti hanno alcuni pulsanti e potenziometri per i settaggi direttamente sul retro del faro, quindi se uno volesse cambiare un'impostazione, tipo farli stare accesi tutta la notte, dovrebbe prendere la scala per modificare i settaggi sul retro del faro. Parecchio scomodo. Questo invece ha un comodo telecomando infrarosso che permette di fare le operazioni dal basso. Altri problemi dei faretti economici cinesi sono, ad esempio, che la potenza riportata è circa la metà di quella reale. Inoltre, molti modelli hanno un corpo posteriore di lamiera troppo sottile, quindi non sufficiente a dissipare correttamente il calore prodotto dal LED. E si sa che il surriscaldamento riduce la vita utile dei LED. O ancora i sensori di movimento sono poco sensibili. I LED utilizzati per questo faro sono di tipo COB. Questa tecnologia permette di realizzare fari abbastanza potenti ma di ridotte dimensioni. Il retro è composto da un massiccio monoblocco metallico che permette una corretta e omogenea dissipazione del calore. Infatti nei test, dopo qualche ora di accensione in casa, tutto il retro del faro non ha mai superato i 50 gradi. Ha una luce fredda da 6500 gradi Kelvin e misurandone il consumo ho rilevato 19 watt, quindi molto vicini alla potenza dichiarata. Ho testato la sensibilità del sensore di movimento e ho potuto constatare che funziona bene, con un ampio raggio di azione. Con il telecomando possiamo accendere e spegnere il faro, farlo funzionare solo di notte quando intercetta un movimento, oppure acceso per tutta la notte al calare del buio. Possiamo anche impostare la sensibilità del sensore di movimento e per quanto tempo deve rimanere acceso quando percepisce il movimento. Ci sono anche altre modalità come l'SOS, ma sono relativamente utili. A dire la verità, l'unico neo che ho trovato al faretto è che, ok che è ultra compatto, ma penso che non ci siano viti per aprirlo, nemmeno sotto l'etichetta, quindi nel caso si guasti bisognerà buttarlo. Certo, per un qualcosa che costa 13 € non è un grosso problema, ma per gli amanti della riparazione a tutti i costi, come me, è un brutto colpo, quindi sconsiglio l'acquisto. No, a parte gli scherzi, penso sia il faretto più conveniente che abbia visto negli ultimi tempi. Se hai trovato qualcosa di più completo e più conveniente di questo, scrivilo sotto nei commenti. Ciao, alla prossima!